Buongiorno amici del canale, questo è il mobile perfetto ma voi ancora non lo sapete. Perché? Perché le case di oggi sono sempre più piccole, abbiamo delle stanze da letto sempre più piccole e non mi dite che vicino al letto spesso magari neanche lo mettete il comodino perché poi non ci sta. E invece lui è un mobilino di recupero, fatto a angolo, liscio, senza lode né infamia, che può diventare esattamente quello che voi volete. Certo, devo andare a lavorarci un po' perché ci sono dei pezzi che si scollano, però io vi insegno a sistemarlo, quindi i problemi li risolviamo insieme. Però ricordatevi sempre, anche le cose come queste che possono sembrare pezzi di cucine, sale da pranzo anni 70-80, possono essere estremamente utili. Perché? Perché sono neutri e in casa vostra possono essere tutto ciò che voi volete. Quindi partiamo. Cosa che purtroppo devo fare, ma purtroppo più o meno perché mi piace un sacco, questa è una cosa troppo divertente, è togliere via questa vecchia vetrificatura. E qua apriamo parentesi, perché spesso mi chiedete, e Franco già sta ridendo perché sa che quando dico questa cosa lui fa molto ridere, spesso mi chiedete sul mio gruppo LoveMG Paint come mai lo sverniciatore non rimuove tutte le finiture. Ora facciamo uno studio insieme. Se voi venite qua vicino a me, potete tranquillamente vedere che questa non è una vernice, lo vedete? Questa è una finitura molto spessa, plastificante, e negli anni 70-80 la facevano, diciamo, utilizzando questo metodo dove si spargevano delle polveri e poi si cuoceva il mobile, tra virgolette, in forni appositi, quindi riscaldavano queste polveri, si scioglievano e creavano questo tipo di vetrificatura. Poi negli anni ne hanno fatte anche liquide, ne hanno fatte anche a spruzzo, comunque sono delle vetrificature poliuretaniche che sono plastificanti, non sono vernici, quindi è impossibile pensare che uno sverniciatore le vernici. Lo possono fare gli sverniciatori molto tossici, quelli che comunque sono a solventi molto forti, però più stesure, quindi devono metterle più volte, toglierle più volte per avere un risultato perfetto. Ora, una cosa che io vi dico oggi è che si può togliere anche molto facilmente, molto velocemente, poi dipende da quanto è scollata. Qua è poco scollata, parte sul fianco che è molto scollata, però io con un phon termico, o se non ce l'ho un phon per capelli caldo, riesco, magari ci metto un po' di più, a togliere via tutta questa finitura per avere perlomeno una superficie bella liscia, perché poi la voglio colorare. Certo, se non volessi fare questo lavoro qua, potrei anche prendere della polvere materica Magic Star, metterla nella vernice, fare una base materica, ma io non lo voglio. Io voglio farlo diventare bello, liscio, perfetto per qualsiasi stile. Quindi, io uso il phon termico, voi usate il phon caldo per capelli se non ce l'avete, spatola, quindi il nostro geppetto che ha una bella lama incurvata, e andiamo a togliere la vetrificatura. Imposto una temperatura che va più o meno sui 400 gradi. Io la imposto perché il mio phon termico me lo concede. Se non avete un phon termico come il mio, solitamente arrivano a 350 gradi, va benissimo, non vi preoccupate. Ora io vado in un punto in cui parte questa vetrificatura, scaldo un po', perché in effetti poi si allargherà a macchia d'olio proprio, inizio ad indebolire, guardate qua, la plastificatura, guardate che spettacolo. Quando vi dico toglietela perché è divertente, è perché è divertente, rilassante. Quindi oltre a fare un bel lavoro andiamo anche a fare un qualche cosa che mentalmente ci rilassa molto. Vedete una volta scaldata quanto si toglie in modo veloce? Quindi mi raccomando, non pensate che queste finiture qua debbano poi andare via con lo sverniciatore, perché è impossibile, con lo sverniciatore non se ne vanno. mobiletto così liscio non andate a farvi troppe problematiche mentali, ok? Se volete vedere la pennellata, perché volete avere un effetto tipo legnoso, ok, ma se volete solo ricolorare
usate tranquillamente il rullo microfibra pelo corto, coprirete benissimo in modo molto veloce senza fatica. Io ho già messo la mia vaschetta monouso qui, il mio dark sand perché voglio che il mobile scompaia nel muro, mentre invece poi il disegno che metterò tra un po' spicchi, e lo metto qua, poco per volta perché se poi non mi basta aggiungo, ma non voglio mai sprecare. Un consiglio: che il rullo sia nuovo o già usato, fate sempre questo. Questo vi porterà a eliminare alcuni peletti che sono rimasti ancora attaccati in fase di lavorazione. Questi peletti non si vedranno sui colori chiari, ma sui colori medio scuri sì. Facendo questo, anche più volte, andrete a vedere come sulla superficie si vanno a rafforzare alcuni peletti che si sono comunque staccati. Avrete anche il peletto più morbido e quindi coprirà molto meglio. Asciutto, perché sono su una superficie lucida e mi serve utilizzare il rullo asciutto, lo carico, prendo un po' di colore, me lo sposto su e ora scarico. E questo è il tipo di lavoro che vado a fare, guardate. Vi assicuro che la bucciatura se ne andrà, non pensate che resti bucciato. Schiaccio un po' di più perché in questo momento voglio coprire tutto, lisciare e allungare. Tolgo tutti i segni che possono esserci e continuo. Con il rullo io vado a lavorare anche sulle parti tondeggianti, così. Non ha senso che prendo un pennello per sporcarlo e fare questa bordura. La farò poi anche quando lo corico da sotto. La prima mano ovviamente su una superficie così lucida è proprio un aggrappaggio totale. Poi la seconda sarà la coprenza totale. Ora lo corico e guardate come lavoro in orizzontale. Seconda mano, sempre a rullo, sempre pura di dark sand. La seconda mano deve essere definitiva. Ricordatevi che se non è definitiva avete combinato qualcosa che non va, perché è vero che i bianchi comprano meno, è vero che magari vi può succedere che il soffio vi copra un po' di meno, ma già dal cotton clear sand è quasi impossibile. Una cosa che io vi ripeterò a vita è che se non aspettate che la prima mano sia bella asciutta, è inutile stendere la seconda, perché la prima verrà assolutamente portata via dalla seconda. Quindi mi raccomando, fatelo per voi ma anche per me, occhio a quando si parte a dare la seconda mano, perché è importante essere super precisi, ma anche avere una superficie bella, asciutta e secca. In questo modo non si fanno danni e non si spreca colore e tempo. Guardate che bello che verrà adesso sull'antina grande e liscia. Carico bene il rullo, parto con il rullo più pieno, accarezzo in modo da scaricare un po' l'eccesso, ma ne tengo comunque un bel po' su, e ora andiamo. Parto da metà, allargo, ma guardate con una sola mano che coprenza arrivo ad avere. Quindi mi raccomando, quando pensate che i colori chiari non coprano, comando, ricordate sempre che è importante che siano belli asciutti e soprattutto che il colore sia ben girato. Usiamo prima del transfer, perché decoreremo con un bellissimo transfer nuovo, una passata di opaco. Cos'è l'opaco? È il protettivo opaco. Sapete che esiste lucido, satinato e da pochissimo, da qualche settimana, è arrivato anche l'opaco. Non è la vecchia soluzione che si chiamava soft touch. Quello purtroppo ho dovuto metterlo fuori produzione perché era usato un pochettino in modo improprio. Soft touch vuol dire che all'interno aveva la floccatura. Ho creato un nuovo prodotto che è solo opaco, molto bello da stendere. Perché ne stendo una prima e una dopo il transfer? Per una motivazione molto semplice. Il transfer è molto sottile. Quindi se tu vai sopra il transfer a mettere 2 passati di protettivo,
La prima si totalizza, secca, protegge. La seconda va di nuovo a rinumidire la prima e quando asciuga tira e strappa il transfer. Spesso lo strappa, spesso lo solleva. Quindi è fondamentale ricordare che si fa una prima mano di protettivo sulla base colorata, se si vogliono dare 2 mani ovviamente, poi si mette il transfer e poi se ne dà un'altra. Io qua do 2 mani di protettivo perché questo mobilino sarà in un angolino, in una parte in cui probabilmente verranno fatte le unghie, quindi ovviamente dirò di non mettere dei solventi sopra, dell'alcol, comunque qualcosa che vada a macchiare o a sverniciare, però è fondamentale anche avere una buona protezione perché verrà lavato spesso. Quindi protettivo opaco, di nuovo il mio fidatissimo rullo in microfibra con il peletto corto oggi, e vado, proteggo tutto. Questo sappiate che è uno dei protettivi più semplici da spalmare, ma non che gli altri siano difficili, perché sono tutti uguali i protettivi. Semplicemente il protettivo opaco non fa vedere le magagne, i difetti della stesura, mentre invece quello lucido o satinato mettono leggermente in rilievo la stesura del colore non perfetta. Quindi se a volte mi scrivete e mi dite «Ciao Elisa», so già che Franco sta ridendo perché Franco tutte le volte ride, fai così. Però Franco, i post che mi arrivano sul gruppo sono questi. Mi dicono, Elisa, come mai ho sempre tutte queste striature su questo tavolo dei 2 metri? Il protettivo non riesco a stenderlo bene. Ragazzi, non è mai il protettivo, non è colpa del protettivo. Il protettivo voi lo stendete sempre bene ed è molto facile da stendere perché autolivella. Il problema sta nella stesura del colore che sta a monte. Magari voi avete dato delle pennellate non troppo precise, non troppo omogenee, che sono lì dormienti. Quando mettete il protettivo lucido o satinato, vengono messe in rilievo perché tutto ciò che è luminoso mette in rilievo tutte le magagne, ok? Quindi il protettivo opaco in realtà è più facile. Perché? Perché è super opaco e quindi non mette in evidenza nulla. Sembrerà di toccare la vernice no, sembrerà di toccare un mobile che non ha avuto la protezione, anche se è molto vellutato. Quindi scusate per lo spiegone, ma ci tenevo ad essere molto precisa sulla motivazione per cui ho steso prima una mano di protettivo e molto precisa anche sulla motivazione per cui questo protettivo fondamentalmente è differente dagli altri per quello che concerne l'utilizzo. Non sono migliori o peggiori, tutt'altro, semplicemente il lucido satinato mettono in evidenza delle cose che il protettivo non mette in evidenza. Ora, io continuo a passarlo ovunque, uso solo il rullo. Oggi voglio usare solo il rullo perché voglio farvi vedere che con solo il rullo si può fare veramente tutto. Tutto. Ecco qua. È arrivato il momento di decorare. Abbiamo scelto Azure Blossom perché questo mobile va appunto in un angolo che ha una carta da parati al soffitto particolare e in alcuni punti ci sono dei toni di azzurro che riprendono molto l'azzurro di questo transfer. Quindi il mobile verrà messo all'angolo su 2 pareti dark sand e scomparirà, ma la decorazione azzurra andrà a riprendere la carta da parati che c'è sul soffitto della stessa tonalità di questo azzurro. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro transfer, lo apriamo e cerchiamo di capire come metterlo sul mobile perché è molto a interpretazione, è molto particolare. Una cosa che dovete però notare è la forma di questi decoupage. È vero, voi li vedete piatti e larghi, ma in realtà sono come i vecchi tubi della Redesign. Qua dietro, infatti, se vedete bene, ci sono 4 pezzi molto grandi. Questa nuova metodologia di packaging è stata studiata per evitare che ci fosse l'arrotolamento. Spesso aprendo i tubi si andavano poi a incollare uno sopra l'altro e questa era una cosa che ci portava poi a volte a perdere dei disegni importanti perché si incollavano tra di loro. Invece in questo modo noi avremo il foglio tranquillamente già piano, piatto e non andremo ad avere questo inconveniente. Inoltre, cosa non da sottovalutare, costa molto meno la spedizione, inquiniamo meno perché usiamo meno scatole. All'interno abbiamo sempre la spatolina di legno come prima e ora noi abbiamo 4 pezzi da far diventare unici tra di loro. Io ve li faccio vedere prima qua. Uno e 2, 3 e 4. Questa quindi è la dimensione totale che andrà a prendere il nostro transfer, lo metterò sempre in orizzontale sul mobile e mi divertirò a metterlo come meglio preferisco perché non c'è un dritto, un rovescio, un su giù, può essere messo in orizzontale o verticale in base alla grandezza del vostro mobile. In questo momento io ho deciso di usare solo 2 pezzi di transfer, adesso non so ancora bene quali e come li abbinerò, però probabilmente partirò dall'antina e lo svilupperò nella parte sotto, in modo da ottimizzare anche i costi, perché con mezzo transfer faccio un mobiletto, magari poi metterò l'altra parte in un altro punto di questa stanza. Prendo 1 centimetro e misuro
lantina, ok? Siamo a 38,5, quindi diciamo che andiamo intorno al 19 per mettere il primo foglio a metà. Quindi più o meno io faccio arrivare il foglio decorativo qui. Tolgo la parte sottostante, quindi tolgo il foglio protettivo, porto il disegno in direzione, più o meno qua. La percentuale di disegno deve stare più o meno qui e io lo faccio partire da sotto per andare su in questo modo. E voilà. Dovete essere molto sereni quando fate aderire un transfer, per il semplice fatto che aderisce bene, non fatevi problemi e soprattutto non essendo particolarmente dritto e preciso verrà poi incastonato con gli altri disegni qua e quindi non si vedrà anche se non siete stati troppo precisi. Una cosa che però io adesso a breve voglio fare è usare il cutter per tagliare qui in modo preciso e poi attaccare questa parte su questa parte di mobiletto. Con un cutter molto affilato taglio il transfer, faccio attenzione a non far aderire il disegno dove non voglio, anche qua, poi vengo qui, molto importante riposizionare il disegno esattamente dove continuerebbe quando la lantina sarebbe aperta. Ecco qua, perfetto. In questo modo ho la garanzia di adesione, non vado dentro questa insenatura che tanto comunque non si vedrebbe. Vado a decorare bene tutto il mobile. Vediamo come viene. Il secondo foglio lo riposizioniamo facendo attenzione, guardate, basta avvicinare e i petali si incastreranno con gli altri petali del primo foglio, è una cosa molto automatica, quindi non abbiate paura, vedete, così, così, controlliamo che su tutto il fronte siano riposizionati bene. E via. Una volta fatto aderire, rifinisco. Qua mi comporto come dall'altra parte, taglio e faccio aderire questo pezzo alla parte fissa. Visto che questo piccolo mobile, come tanti altri vi farò vedere in queste settimane, andrà in questo centro estetico, ho deciso di personalizzarlo al 100% e metterò questa scritta, che ovviamente è specchiata, perché la trasferirò in questo modo, qui, per personalizzarlo in modo che sia un mobile fatto proprio su misura. Denise ancora non lo sa, ma sono sicura che sarà contenta di questa cosa, anche perché qui c'è questo spazio chiaro che non voglio mantenere così e sopra sicuramente ci appoggerà dei prodotti, quindi l'unico posto che posso sfruttare è questo. Ora corico e vi faccio vedere come si fa. Ho messo la fotocopia, ora controllo che sia bella dritta, io ho già misurato che fosse ben in centro, metto un pezzo di scotch di carta qui nella parte superiore, solo perché deve tenermi fermo il foglio. Su questo mobile quindi vedete due tipi di transfer, il transfer design dove vi basterà usare il legnetto e portare il disegno direttamente sulla superficie e il transfer invece fatto con una fotocopia semplicissima però laser, non ecologica e il nostro liquido Magic. Io ve lo metto su questo mobiletto proprio per questo motivo, perché voglio anche farvi vedere la differenza tra i due transfer, domanda che fate spesso. E spesso mi dite, Elisa, ma perché non riesco? Perché tanti di voi prendono il liquido, pucciano il pennellino, vanno e lo mettono su tutta la fotocopia, con la fotocopia giù. Occhio, non si fa perché fate una pozzanghera. Inoltre è assolvente, quindi evapora, quindi quando si parte quella prima magari trasferisce di più, all'ultima sarà sicuramente poca perché il solvente all'interno che fa posporre
il liquido della fotocopia sarà sicuramente ormai svanito. Quindi si fa per piccoli pezzettini, si prende il pennellino, si alza la fotocopia e si fa questo, un po' per volta. Adesso io faccio la E, non voglio ovviamente che ci sia la pozzangherina di liquido, quindi se vedo che è molto bagnato soffio pochissimo, appoggio e con un cucchiaino gratto. Mi raccomando, dovete anche grattare in orizzontale e in verticale. Bisogna grattare bene in modo da essere sicuri di toccare tutta la superficie. Adesso vediamo come è venuto, anche perché questo è il massimo che io posso ottenere, perché prima ho già passato il protettivo sulla superficie. Quindi ricordate, il transfer fatto col cucchiaino e il liquido magico viene ancora più definito se carteggi leggermente la superficie, togli la polvere in modo che sia liscissima e lo fai prima di passare il protettivo. Per ora comunque ci sarà una bella traccia che posso o mantenere così, che sembri un po' usurata, oppure posso ripassarla con un pennellino per avere la definizione del disegno perfetta. Guardiamo e voilà. Come vedete sta bene con il disegno e si vede già abbastanza. Però se vogliamo renderlo ancora più definito ci basterà semplicemente prendere un pennellino con la vernice e andare a ripassare la letterina. Continuo. Passo la seconda mano di protettivo su tutta la struttura. Ovviamente vado anche sul transfer fatto a cucchiaino e sul transfer redesign. Anche questo restyling è finito. Non stiamo a contarcela, non è questo grandissimo tutorial dal punto di vista delle tecniche, ma è sicuramente un grande tutorial per quanto riguarda le linee guida. Io voglio combattere completamente l'ideologia di chi è troppo scettico e di chi dice che mobili come questo non ne vale la pena salvarli, ma è meglio buttarli. Perché? È un mobile perfetto in un piccolo ingresso di una casa moderna, è un mobile perfetto perché comunque è solido, anzi solidissimo, e all'interno è veramente perfetto perché comunque ha 2 mensole capienti, può essere un mobile d'ingresso, può essere un piccolo comodino da mettere in una stanza piccolissima dove non c'è molto spazio intorno al letto. Quindi usiamo la testa e cerchiamo di capire che pezzi come questo spesso ti vengono anche regalati. Unisci l'utile al dilettevole ed eviti di spendere soldi e più che altro inquinare comprando mobili nuovi che spesso fanno una brutta fine dopo poco. Ricordate che qui c'era una finitura molto brutta, quindi abbiamo fatto vedere addirittura come togliere via la finitura poliuretanica plastificata che spesso si trova su mobili di quest'epoca. E dopodiché, anche se la superficie era lucidissima, l'abbiamo colorata senza fare fatica. 2 mani di colore, ho arricchito con un disegno perché mi piaceva l'idea, visto che nel soffitto abbiamo una carta da parati che ha i fiori dello stesso colore dei fiori del transfer che io ho fatto aderire, e poi ci tenevo a fare questo tutorial perché volevo insegnarvi in un solo tutorial la differenza tra il transfer della redesign da applicare e il transfer che potete fare con il liquido magico. Quindi in realtà sì, un tutorial molto piccolo, molto ristretto, semplice, ma che trattiene un sacco di linee guida importantissime e sicuramente farà chiarezza. Quindi anche questa stanza del centro estetico è finita e tra poco andremo sicuramente a togliere le scatole e tutto il resto perché Denise deve entrare. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e guardate bene tutte le finiture perché anche qui le pareti sono neutrali, fatte con Dersen, e la carta da parati qua è stata messa a soffitto perché i muri saranno pieni di mensole tra un po' e non volevamo andare a coprire una carta e quindi l'unico punto che ci rimaneva era il soffitto. Però che bello, quando ti rilassi, ti fai fare una manicure, sicuramente puoi alzare gli occhi e diciamo innamorarti sognando. Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto anche, per la carità accetto le critiche, non troppo, e se volete comprare i prodotti che vi ho fatto vedere, sia Magic Wall che è eccezionale e sta alle pareti che Magic Paint, dovete andare sul sito easyrom.com dove trovate tutti i prodotti Magic Paint e Magic Wall in esclusiva, non ci sono altri siti che rivendono Magic Paint e Magic Wall o dai rivenditori autorizzati che trovate divisi per regioni sul sito magicpaint.it. Però ricordatevi, non siamo su Amazon e non lo saremo mai. Ciao!